Ciao Monica, siamo qui con Christophe. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Christophe sta preparando degli spaghetti ed è come se questo momento di preparazione degli spaghetti diventasse un momento eh, di una serie di riflessioni, perché da un lato gli viene l'ansia, visto che lui li sta preparando e ci sono anche altre persone che possano non essere buoni e, e questo gli dispiacerebbe molto essere giudicato magari in questo specifico momento, no? Come incapace di fare gli spaghetti. E dall'altra si chiede anche perché mai lui debba infilarsi in situazioni in cui deve essere giudicato. Il tutto mentre lui sta mettendo così sulla padella del peperoncino, del sugo. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è un po', diciamo, agitato, quasi come se lui mi viene sotto forma di fumetto, la gocciolina che scende giù dalla tempia, Mm. Tempi a destra o a sinistra? sinistra. Vibrazione di Christophe. Lui è un'anima molto bella, eh. Ha tante fragilità, ma è un'anima proprio bella. 7 miliardi. Consapevolezza. Mm, che ti posso dire? Cioè, ha tanti sfaccettature la consapevolezza. Mediamente ti direi 132. Anima. 40, 41, 42. Vite precedenti. 2058. Capacità medianiche equivalenti alla percentuale ipotetica di cervello utilizzata. Mi viene 9 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. Adesso è molto agitato e anche un po' confuso, eh? Quindi 32. Se fosse rilassato e tranquillo? Più di 50. 3D. 4D. 41. Vivacità animica. 95. Va bene. Vediamo il nome del progetto di Christophe. Ma senti, me ne sono venuti due. Uno è Hansel e Gretel, proprio come nella fiaba di Hansel e Gretel, questi due fratellini, nel suo caso è da solo, però la fiaba rimane comunque quella valida, sono stati abbandonati. Mhm. Nella fiaba per motivi economici, lui per altre ragioni, però fondamentalmente per un egoismo, no? Da parte dei genitori. Ehm, E devo dire che lui dice che se l'aspettava di essere abbandonato dal padre, ed in parte è vero, però è proprio un qualcosa che l'ha segnato profondamente. L'altro, che forse è anche un po' integrazione, si chiama privacy. È come se lui avesse proprio bisogno di circoscrivere tantissimo il suo campo energetico, di proteggerlo e quindi di non far entrare troppe persone, anche perché si rende conto che più apre questo campo, più viene fuori la sua fragilità, la sua, anche le sue paure di far entrare queste persone che poi queste persone se ne vanno
oppure entrano e fanno scompiglio, creano disagio in lui. Mhm. Mm? Quindi entrambi, sia Hansel e Gretel che Privacy. Entità eteriche. C'è un granchio che io qua annovero fra gli aracnoidi, che vedo che lo pizzica. Lo pizzica, lo istiga, lo fa sentire a disagio nelle situazioni, lo fa sentire come anche fuori posto. Poi c'è un'aquila che vedo che proprio lo osserva con uno sguardo penetrante, come se non scollasse mai gli occhi da lui, da ogni suo comportamento, ogni sua parola, e la valuta, la giudica, la pesa. Mhm. Per il secondo universo, aspetta che una mi è scappata, ne avevo viste due. Uno è un orso bruno. Sembra quasi questa. Io lo vedo come orso bruno, no? Però si potrebbe anche vedere come un ammasso gigante. È come se gli facesse degli attacchi ai quali lui non può sottrarsi. Senza scampo. Sì. E poi c'è una, sempre del secondo universo, una specie di strega vendicativa. Glielo ricordiamo di nuovo, è Christophe stesso che crea queste entità portando fuori da sé dei pezzi di sé, ok? Che lui non conosce o che non ha integrato o che rappresentano dei traumi, ok? Quindi lui ha creato questa strega vendicativa perché di fatto lui spesso nei confronti delle donne ha avuto un atteggiamento ehm, di inferiorità, ok? Di mettersi un gradino sotto e quindi di lasciare a loro un fortissimo potere. Mhm. Mhm. Questo potere spesso si ritorce contro di lui, quindi mentre lui magari fa delle cose con il cuore positivo nei confronti di queste donne ricambiano invece a volte in maniera malevola. Ma è lui a creare questo, ok? Perché lo crea? Per far vedere che lui sta vivendo in una condizione di inferiorità, con un senso di inferiorità. Quindi lui si crea e questa entità e queste situazioni imbarazzanti, spesso perdenti, con le donne. Mm. C'è proprio anche una sua entità mentale che è in balia delle donne, mettendo proprio in evidenza come lui ha scelto più volte di farsi manipolare da loro. Ok, qualcuna anche un po' illudendola, illudendo lui, se ho sbagliato, qualcuno illudendo lui, qualcun'altra invece travisando i suoi atteggiamenti che erano benevoli, non li ha apprezzati. Sta di fatto che in conclusione, poi forse è successo qualche volta l'inverso, che una ragazza si innamora di lui ma lui non ricambia. Perché? Perché il suo schema è quello di essere rifiutato. Mm. Mhm. Quindi in balia delle donne per me come entità mentale, attualmente cosa succede? Che è più calma, ma semplicemente perché lui ha scelto di mettere in pausa questa questione, cioè di non avere delle relazioni e quasi impedirsi anche di prendere delle cotte, eccetera. Quindi attualmente io lo vedo a livello 5, però ci sono stati dei periodi in cui lui era veramente in botta e direi che era a livello 8. Ci sono degli EDL? Sì, sono 3.
Ok. Uno è in balia delle donne, l'entità mentale Sì. corrispondente. Livello? Ora 5, in passato anche 8. Seconda. Carro attrezzi. Vedo lui che proprio è come se si trovasse in una situazione in cui sente di essere bloccato, ok? E ha proprio bisogno di un intervento esterno che vada a ripristinare la sua, in questo caso, automobile che è malfunzionante, ok? Credo che lui un po' di volte nella sua vita si sia sentito così, di avere bisogno di un intervento esterno, ma fondamentalmente è come se lui avesse dentro di sé questo bisogno, ok? Di un grande sostegno, di un grande appoggio, però la facciata esteriore non si vede che è così. Mhm. Livello? Ehm, Tra il 5 e il 6. E infine. A me viene umiliazione. Mi viene come se, adesso lui è da tanto che non ha un rapporto con il padre, no? Come se il padre abbia scelto anche, non diciamo, vero qual è la scelta? Mhm. No? Ok? Diciamo così, abbia scelto una determinata direzione barra setta Ah no, per... puoi dirlo, posso Ah, dirlo, si può no, dire? Christophe? Posso dirlo? Sì, sì, sì. Scientology, sì. Mm, per primeggiare. Cioè ha scelto di aderire a Scientology per essere un vincente nella vita, per avere risultati proprio, ok? Per sviluppare le proprie facoltà mentali. Mi viene questo. Ed è come se per quei pochi anni in cui il padre è stato a contatto con il figlio, voleva che il figlio fosse il migliore. In realtà questo, cioè, ha avuto purtroppo l'esito opposto. Ok? Che lui non è stato amato, accettato come un bambino, ma stimolato ad essere un qualcosa di diverso. Mm? Quindi Mhm. in realtà la sensazione profonda che Christophe ha vissuto è stata quella di sentirsi rifiutato per quello che era. E poi è stato veramente rifiutato, abbandonato e scartato quando il padre ha detto: sai che cosa c'è? Io scelgo di fare altre cose più interessanti. Mhm. Mm. Quindi quello per lui è stato un motivo fortissimo di umiliazione. Livello? Questo mi viene 8. 8? Mhm. Ok, sono tutte molto alte. Due si sono abbassate a 5, ma erano 8 e 6. E umiliazione ancora 8. Va bene. Impianti. In testa ha un casco che gli serve proprio in qualche modo per proteggersi da quelli che possono essere gli urti. Però in questo modo si protegge anche da esperienze che possono essere importanti e arricchenti. Poi vedo proprio che ha mh, tipo dei bastoni di ferro arrugginito, me ne vengono 7, infilati nel petto, proprio ad indicare sono una vecchia ruggine, ok? Quindi è proprio dal passato che sono stati conficcati questi bastoni e si sono arrugginiti. Poi ti dico che mi viene proprio un simbolo un po' particolare, cioè un oggetto particolare che è Mm. emblematico, che è l'anima del rotolo di carta igienica. E lo vedo che
avvolge, circonda il suo pene Mhm. e la stessa anima, quindi quel rotolino, diciamo, marroncino, è posizionata sul dorso del suo piede destro. Come a dire che la tematica dello scarto, dell'essere scartato, dell'essere rifiutato, è molto forte sia nell'ambito sessuale e sentimentale, ma anche per quanto riguarda le sue azioni e scelte di vita, Mhm. legate al maschile proprio, no? Al Mhm. fare, all'agire. È E legata anche al basta. padre, Moltissimo, certo. Abbiamo perché visto il che ha piede è origine. destro. Sì. Poi, No, no, basta. altri impianti no. Va bene. Chiamiamo nel cinema un po' di gente, 3 persone solo. Il padre. Il padre è come se fosse costantemente a voler imparare delle cose. No- mm, non volendo, cioè in realtà anche Christophe è un po' così, eh. Christophe ha molto voglia, no, di imparare, di conoscere, di sapere, e anche il padre è così. Mhm. E quindi lui viene, perché per lui può essere un'occasione per imparare, però il suo è un po' un imparare egoico. Eh no, ma viene qui a imparare la vicenda del figlio. Certo, per capire delle cose per se stesso, ma soprattutto perché è suo figlio. Allora, te la metto così. Quello che viene qua non è la mente razionale del padre, va bene? È un qualcosa di più profondo, è l'animo del padre. E quello che lui vedrà qui lo metterà a frutto forse fra alcuni anni. Però intanto è bello ed è importante che lui ci sia. Ah, no, no, ma Se ne certo. vedranno più in là i frutti. Poi l'amico con cui convive, il fratello, amico fratello, fraterno, e la No? ex ragazza. Sì, sì, sì. La vedo con i capelli lunghi. Boh, non so se è simbolico, se è reale. Dove si siedono? Il padre è in fondo, però è attentissimo. L'amico fraterno è super attento, si sta appoggiando così, Mhm. ok? Ehm, la ex, Mhm. terza fila. Vabbè. Monica, ci sono delle abduction. Christophe ci ha parlato di paralisi nel sonno e di un episodio in cui, tra virgolette, fa la spia per amore. Rivela cioè a una ragazza che era la fidanzata di un suo amico i tradimenti dell'amico, ma poi in fondo scopre che di lei era invaghito. Detta Allora, proprio molto sì, simbolicamente, perché poi insomma. certo, certo. E allora, eh, in quell'occasione, lui, ma ormai sono passati anche diversi anni, ok? Ha proprio rafforzato questa entità del secondo universo che è la strega vendicativa, no? Arrabbiata, chiamiamola. Mm? Perché di fatto lui cosa ha fatto? Ha generato una situazione in cui di fatto è andata tutta contro di lui, ok? Finita l'amicizia sia con uno che con l'altro. E questa ragazza, in verità, è tornata dal traditore. Mm?
Quindi cos'è successo? Lui ha creato questa entità molto arrabbiata, strega femminile, quindi, ok? Perché poi per assurdo lei ha perdonato il traditore e ha dato la colpa a Christophe. Mhm, mhm. È un po' paradossale se vuoi, però Christophe, la parte più profonda di Christophe ha creato questa circostanza, ok? Mm? Mhm. Quindi che cosa è successo? Che in questo sogno che lui sente il sibilo, è proprio, hai presente quando una persona arrabbiata quasi soffia dal naso Mhm. e senti questo, Mhm. dalla rabbia, quasi un po', quasi un toro, sembra, non so come spiegarti, no? Quando uno è arrabbiato si butta fuori dal naso, ma anche un po' dalla gola. Mhm. Si sente questo sibilo. Quindi che cosa succede? Che è come se lui, so dirti così, vediamo un po'. Ehm, Non sai allora, come dirlo? intanto no, perché vorrei che Christophe capisse una cosa. Noi veniamo qua, ok? A fare un gioco o anche un film, ecco, visto che a lui piacciono i fumetti, eccetera, no? C'è un film in cui noi dobbiamo seguire una trama di base, perché così abbiamo deciso. Mm? Questa trama di base di solito è fatta da tanti drammi. Mm? Perché dobbiamo avere tanti drammi? Perché abbiamo deciso che noi con i nostri drammi, con le nostre basse frequenze, diamo da mangiare a delle energie oscure. Drammi vari che sono spesso disistima, rifiuto, disamore, abbandoni, tradimenti, eccetera. Ok? Quindi cosa è successo? La scelta di vita che ha fatto lui, ok? Un papà che non è mai stato granché convinto della famiglia, ma era molto concentrato su se stesso. Pensa che io in Eteri col padre lo vedo come un cacciatore, così. Ehm, Si sceglie questa famiglia qua in cui la madre cerca di tirare avanti poi la carretta, mentre il padre è andato via a realizzare se stesso. Cosa succede? Che lui si sente rifiutato dal padre, si sente in colpa nei confronti della madre, che Mhm. poi è un classico, no? Tutti noi abbiamo bisogno di salvare la madre, di alleggerire la mamma, in particolar modo in una circostanza del genere. Si sente indegno di tutto, indegno specialmente dell'amore delle ragazze. E quindi spesso cosa fa? Si prende un colpo di fulmine, una scuffia, si dice al nord, terribile, così, per ragazze che spesso non ricambiano. Mm. Quindi lui crea, ok, questa trama molto contorta. Ragazze che magari un po' lo usano, magari un po' si arrabbiano con lui, eccetera. Di fatto delle ragazze che non sono sue alleate, sono a volte, come posso dirti, le padrone della situazione. Quindi possono essere quelle streghe che hanno un grande potere. Il potere di alzarlo, di alzare Christophe, oppure di distruggerlo completamente. Mm? Quindi lui per questo ha creato, e spesso ancora gli capita di avvertire la presenza di questa strega, di questo sibilo. Questa è la paralisi nel sonno. Sì, 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 sì. Causa esoterica delle conseguenze relative alla visione del film horror, dove Paranormal Activity 3, dove uscivano demoni dai quadri. Allora, lui era in un momento in cui aveva cercato di crearsi appunto un recinto protettivo. Possiamo vederlo come il casco in testa, possiamo vederlo come il suo progetto privacy per creare proprio una protezione intorno a sé.
La visione di questo film ha scardinato questa sua fittizia protezione. È andato in qualche modo a smuovere quelle che erano delle sue insicurezze, delle fragilità che lui aveva nel profondo, proprio per tutta questa sua storia familiare ehm, molto complessa. Quindi ha fatto sì che questo recinto privacy non fosse più solido, che il casco fosse spaccato. E quindi ovviamente lui è entrato in un loop di disagio, di incubo, di insicurezza e di paura. Cristoforo si chiede se esiste una consapevolezza dell'anima e una consapevolezza della realtà. Ma allora dunque, mh, cioè, l'anima è assoluta. mh. L'anima è conoscenza, l'anima è saggezza, l'anima è eterna. Il punto è che noi abbiamo la mente, che filtra, che veicola l'anima. Ehm, quindi il punto è che, per come lo vedo io, le anime sono tutte uguali, cioè sono tutte sapienti al massimo, ok? Però il punto qual è? Che noi crediamo di vivere una vita, poi un'altra vita, poi un'altra vita. Non è proprio così. Le vite sono tutte contemporanee e in alcune vite l'anima riesce ad esprimersi il più possibile grazie a un certo tipo di apparato fisico e apparato mentale. Invece, in altre vite, l'anima è veramente tenuta al buio per delle menti che sono per esempio fortemente controllate, manipolate da tante credenze, dalla società, dalla famiglia, eccetera. Se parliamo poi nello specifico della mente attuale di Christophe, io la vedo potenzialmente molto in grado di poter far esprimere la sua anima. Coi fumetti? Sì, per me anche in una relazione, anche se non sarebbe una relazione canonica, ok? Ehm, cioè, non sto parlando di poliamore, cose del genere, che sono per me delle sciocchezze, ok? Ma è una relazione, non il classico fidanzamento, ok? Uno scambio veramente molto profondo di cuori, di menti, in cui non ci sono dei tabù. Ed è vero, io la vedo un'anima in viaggio come lui, che forse può essere proprio conosciuta durante un viaggio, quello sì. Lui ha dentro di sé questa grande componente di libertà, però è molto importante che lui attivi il discernimento e faccia in modo che questa libertà non sia una fuga, È un'autodistruzione. sì, non sia paura di non valere, di essere meno, di paura di essere rifiutato e allora scappa. No, perché questo è il lato della medaglia libertà oscuro. Mhm. Lui deve Contro il girare la medaglia. sistema, contro tutti, mondo brutto, un viaggio come fonte di scoperta e costruzione. Sì, conoscenza di sé, conoscenza dei luoghi in cui andrà e risplendere della sua meraviglia, sua propria di Christophe. Esiste la fiamma di Christophe. E a me la fa vedere tipo in treno.
Però è proprio molto importante per Christophe ripulirsi da questo senso di inferiorità, di complesso di inferiorità, ok? Perché energeticamente questa cosa attrae proprio o delle stronze, scusami, oppure ragazze molto problematiche o impegnate. Molto problematiche anche che possano avere dei problemi di dipendenza, disordini alimentari, eccetera. Se lui ripulisce se stesso da questi complessi, che sono le bugie, ok, di questo gioco, di questo film, allora io vedo che sicuramente trova un'anima molto affine a lui. Monica, vediamo l'incontro in treno. Questo non significa, Christophe, che avverrà. È uno degli infiniti futuri in cui tu puoi o non puoi incontrare una tua fiamma gemella. Mi raccomando, Vediamolo. È soltanto un film nel film, del film, del film, del cugino del film. Lui sta ascoltando seduti, uno di fronte all'altro, lui sta ascoltando qualcosa, quindi vedo che ha le cuffie e guarda fuori. Lei sta leggendo, però lo guarda ed è lei a fare il primo passo verso di lui. Che gli dice? Mm, Vedo che lei pensa molto come fare il primo approccio, perché ogni cosa la scarta perché gli sembra un pretesto che poi cade lì dopo poco. E poi lei non è che chiude il libro, solo lo abbassa e gli dice, cosa gli dice? Gli dice, mi fai sentire cosa stai ascoltando? Lei è una tipa particolare, è un po' eccentrica. Lui che cosa ascolta? No, però non sta ascoltando musica, sai? È un programma approfondimento. C'è il video, credo, però lui sta solo ascoltando. Una sessione. No, sai che non è una sessione. Uh-huh. No. E lui che fa? Lui sì, gli passa l'auricolare, lo fa sentire. E lei dice che anche lei ogni tanto ascolta quella trasmissione lì. E allora iniziano così a parlare di alcuni argomenti di questa trasmissione. Ok, chiediamo a Christophe, in eterico, non dal vivo, di disegnare questa scena a vignette. Ta 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 ta, e l'ha disegnata. Come vuole finire il disegno della storia? Finisce che lei dice: Ah, ma io dovevo scendere alla fermata prima. E fa poi vedere invece che scendono alla stessa fermata, che è quella in cui deve scendere Christophe. Simbolicamente, in quale paese si fermano? Paese felicità, il paese scommessa, il paese XY. Allora, la città che mi è venuta è Bologna, però, insomma, però simbolicamente ehm, mi viene azzardo, nel senso come se entrambi stessero proprio andando oltre la loro zona di comfort, azzardassero proprio, osassero.
in quel senso lì positivo, non un gioco d'azzardo, come osare. C'è una sessione OSA. Ricordate di guardarla, Christophe. Monica, portale aureo, la madre e una cagnolina. La cagnolina è come se venisse quasi con un campanellino. Come se si volesse far notare a volte da lui, sotto forma di un suono che è simile a un trillo, un campanellino, piuttosto che a un rumore di vetro. Se il bicchiere quando lo colpisci, no, può sembrare un po' un trillo. E la madre? La cagnolina dice: "E chi mi stacca da te?" Allora, la madre è come se l'avessi vista in lacrime, forse ha pianto tanto nella sua vita. Perché vedo proprio che tende però anche un po' a coprirsi il volto per non farsi vedere che piange, però proprio viso bagnato, quindi anche volendo coprirsi le lacrime le vedi scorrere giù sul collo. Al momento attuale, come se venisse, non so per quale motivo, vestita con una tovaglia, sai, quelle classiche un po' a quadretti, bianche e rosse. Probabilmente il momento in cui mangiavano insieme era un momento importante di unione in cui lei poteva manifestare l'amore, o forse viceversa anche, cioè entrambi si manifestavano l'affetto a tavola. Cosa dice la madre al figlio? Abbiamo scelto questo eh, comune percorso di solitudine. Io mi sono sentita sola, tu ti sei sentito solo. Adesso io qui non sono più sola. Lo puoi sentire? Com'è non sentirsi soli? Neanche tu sei solo. Ed è come se circondasse Christophe di tante rose per farlo sentire comodo, per farlo sentire al morbido, profumato, coccolato. Sono tutte senza spine, precisa lei. Poi mi fa vedere che ha la cagnolina in braccio e dice che è uno spasso qui. Dice: io non ho qualcosa tipo non ho più mal di testa. La cagnolina. E la mamma dice: io qua non ho più mal di testa. Christophe, fammi con le mani gli anni che è mancata. Quanti anni fa? Pochi anni fa, 3 anni fa sarà? Due, sì. Dov'è adesso la mamma? Allora, mi fa vedere, non so se lo faceva spesso, perché la vedo seduta su un letto, con le gambe giù, di lato, diciamo. Mm? Eh, per qualche motivo questo letto qui un po' le piace, quindi ogni tanto va lì in quel letto, ok? Eh, Poi mi fa vedere, non so se aveva una panetteria di fiducia o se le piaceva andare dal panettiere, cose del genere, perché mi richiama l'attenzione proprio su dei prodotti da forno, però che vedo attraverso una vetrina.
quindi come se ancora un po' girasse. Mi dà di nuovo questo elemento della cucina, ti vedo un uovo sodo, come se stesse con Christophe quando lui è in cucina, che gli piace questa cosa qui della cucina. Vedo Christophe che usa un coltello ed è come se lei in qualche modo ogni tanto le dicesse stai attento con quel coltello, se lui si sta per esempio per tagliare. Quindi lei c'è nella vita di Christophe, però parallelamente sta facendo il suo percorso di evoluzione nell'aldilà. Tanto che mi fa vedere che lei ha come saltato un muro di mattoni, perché forse lei aveva proprio costruito un muro intorno a sé nella sua vita, ok? Ed è riuscita ad andare oltre questo muro che aveva costruito. Io la sento bene. La sento anche, non so come spiegarti, con quella leggera allegria, che hai voglia anche di canticchiare, che non te la stai a prendere per le piccole cose, quella spensieratezza delicata. E vorrebbe dare un po' di questa delicata spensieratezza a Christophe. Dice impara a fischiettare, la 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 la. Finalmente è arrivato il titolo. Chiamiamo Christophe davanti alla mamma. È come se fosse in ginocchio a lei, perché lui ce l'ha questa soggezione nei confronti della donna femmina che sia anche la mamma, ok? E infatti la mamma lo fa alzare e dice, stai in piedi, ragazzo mio. E gli dice, adesso il tuo sole dentro verrà visto fuori. Non temere, stai in piedi. Non c'è debolezza. Mi fa vedere come se questo sole andasse a riparare profondamente Christophe, quasi le ossa, come se lui a volte si fosse sentito fragile così profondamente da sentire le ossa fragili. E questo sole va a renderle belle salde, forti. Ed è un sole che da dentro di lui si espande anche fuori. E la madre dice, oh, non è bellissimo mio figlio. Quando Monica, se non avessimo fatto questa sessione, la madre sarebbe andata in qualcosa di simile al Portale Aureo o al Portale Aureo stesso? Mi viene 10, che però non so se è 10 mesi o altro. 10 anni? Anche. Ok, oggi vuole andare nel Portale Aureo grazie a suo figlio. Sì, A vuole vedere come... lasciare. Sì, sì. Dice che andiamo con un po' di colore azzurro. Come se ci fosse così, un cuore azzurro e prende un attimo, qua adesso mi viene Lothar, non so perché, sei l'assistente di Mandrake. Mhm. Cavolo, ne so, forse perché Ci sei il fumetti. discorso di fumetti, sì, esatto, no? E comunque, perché lui adesso è un po' così, un po' muscoloso, tipo Lothar, così, e vedo che si danno la mano e volano insieme e sono lì sulla soglia del portale aureo, insieme a questo cuore azzurro.
vedo che Christophe respira diversamente e dice: ecco che cosa è respirare. Ecco che cos'è respirare l'amore, l'accettazione. Ecco che cos'è respirare il sentirsi giusti e adatti. È meraviglioso qui. Io non ho nessuna critica da muovere a me stesso. Lui dice a se stesso. Sì. E mi fa sorridere quello che io da qui vedo cadere giù. È proprio diverso qui. Da qui riesci a vedere il film che si svolge giù. E poi dice qualcosa tipo: andrò veloce a scuola. Faccio in fretta, forse, e lo faccio con allegria. Sento che in Christophe si sta generando uno stato d'animo e di approccio alla vita diverso, più allegro, più giocoso, più vivace, anche con più voglia di scherzare, di mettersi in gioco, di sperimentare delle cose, di non prendersela. È bello, lo vedo proprio frizzante. E la mamma ride perché la mamma riesce a vedere tutto quello che sta percorrendo dentro a Christophe, no? E ride. È una scena bellissima. Cristoforo però deve tornare indietro. La mamma gli dice: non ti preoccupare, che questo te lo puoi portare. Dice: vai, amore mio. Lei resta lì? Lei resta lì. Ok. Abbiamo visto un portale definitivo, un portale aureo collegato con un ponte al portale aureo degli animali. Cosa fa la cagnolina? Io la vedo in braccio ancora alla mamma. Forse non sono così due luoghi separati, no? La nostra mente li vuole separati, ma la separazione non esiste. Mhm. Io vedo questo, la mamma che c'ha sotto braccio la cagnoletta. Adesso gli dà una bella leccata in faccia. E loro sono a posto, eh? Loro sono a postissimo, loro stanno proprio bene. Li salutiamo. Mm. Chiudiamo tutti i portali aurei, umani, animali, divini, tutti. Monica Christophe si chiede se può disegnare storie a fumetti e rimanere pulito e veicolare informazione per produrre consapevolezza. Allora, sì, però come giustamente notavi tu, no? Esistono così, dei generi un po' pesanti, mm? Che ti lasciano veramente una coltre di tristezza e di inquietudine. Invece vedo che lui sarà in grado di realizzare sì dei fumetti con delle trame esoteriche, però evolutive. Ok? Quindi sicuramente ci saranno anche degli elementi oscuri, perché è ovvio fanno parte di quello che siamo venuti a vivere, però si coglierà sempre all'interno sia dei disegni che proprio dello svolgimento della trama, la componente di evoluzione, di bellezza e di obiettivo di beatitudine.
di meraviglia dell'anima. Non il soverchiamento delle forze oscure e rimani lì, no? Chiusi in questa capsula nera, no? Anzi, ci sarà proprio l'idea di espansione e chi finirà poi di leggere il fumetto sentirà proprio anche lui di respirare in maniera più profonda, di aver compreso di più, di essere ancora più parte dell'universo. Quindi potrebbe essere una delle tante strade. Ma io vedo un animo artistico in generale, e anche piuttosto anticonformista questo. Però è importante questo lavoro che abbiamo detto, di togliersi, ok? Tutti questi sensi di indegnità, di disistima, di paura ad affacciarsi a certe realtà, al rapporto con le donne, eccetera. Quelle sono tutte delle grandissime bugie che ci sono state raccontate per bloccare la nostra evoluzione. Vedere in ogni momento la sua meraviglia, che è tanta, tantissima. E allora andiamo al cluster. Vediamo come ce lo disegna. È strano perché è come se fosse un cancello di sbarramento. Metallo? Sì, molto alto, con le punte. Così me l'ha presentato il cluster. Tutto uguale o diversi materiali, colori, Il forme, cancello altezze? sembra verde, no? Le punte, nella parte più alta, quasi color oro, con delle frecce quasi. Un po' E sembra inglesi. che, sì, 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 Mm. e sembra quasi che sia andata persa quella chiave che apre quel cancello. Vedo che Christophe fa come un sussulto con le spalle, come dire, ma che sciocchezza è mai questa? Che chiave di cosa? No? Cioè, gli viene proprio da ridere. E fa. Ehm, e proprio perché gli viene da ridere, dice: Ma io lo butto via nel portale definitivo, sto cancello qui. Dai, neanche mi piace. Lo butta via nel portale definitivo. E vedo che l'Ad Eternum lo fa con dei carboncini e fa sia il carboncino nero e poi non lo so se esistono anche cose colorate, perché poi in finale io questo Ad Eternum lo vedo colorato, quindi con delle polveri colorate, tutto fatto utilizzando solo le dita. Lo mette? Sì, 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 e si diverte molto anche nel farlo. Voglio vivere la vita con felicità, dice. Avatar. Cioè, tipo come se fosse un Babbo Natale. Sì, penso che lui abbia vissuto degli Natali un po' difficili quando era bambino, allora lì quasi l'emblema, no? Gli altri bambini intorno alla famiglia, lui no, sai queste robe angoscianti così. Ma che mi importa, dice. E vedo proprio che prende il Babbo Natale per il bavero, il retro, diciamo così, della giacca e lo butta via dentro un portale definitivo. Basta, ste fregnacce, dice. Qui mette un Ad Eternum. Uguale, diverso. Qua però sta usando una tempera, il, come si chiama? Il flaconcino di tempera, Betto. Mhm. il tubetto, bravo, di tempera, color blu cobalto,
vedo che lo strizza tutto quanto per far uscire completamente il colore e il colore zampilla, mm? Creando proprio un ad eternum, quasi come se già fosse stato diluito con l'acqua, tutto con gli schizzi. Ok, con questa nuova condizione, Ansel e Gretel progetto o Privacy progetto esiste ancora? Mm. Sì? No? No, no? Ah, non hai mai Ah, sentito, no, scusami, non ho no. sentito, scusa. E qual è il nuovo progetto? Una gioia tutta da scoprire. Il granchio, l'aquila, l'orso bruno e la strega vendicativa, nonché 3DL, esistono ancora? No, assolutamente no. In balia delle donne, caro attrezzi e umiliazione, esistono ancora? No. Gli impianti? Mm. No. No, 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 proprio vedo che Christophe è unicamente se stesso, senza tutti questi orpelli inutili. Beh, una vibrazione già alta per essere una prima sessione e diciamo una situazione un po' anche da tanti punti di vista un po' complicata. I 7 miliardi adesso sono? 327. Ok. Scusate, faccio. Sono 46 volte tanto. Quasi 50 volte tanto. Consapevolezza. 165, PS. 49, Perfetto. Vite. 1851, Cervello. 10,6. Cervello quando disegna. Dipende, perché a volte è come sotto stress. Mm? Quando invece si lascia andare proprio al flow, 13, Suscettibilità ipnotica. 59, 3D. 23, Vivacità animica. 98. Messaggio di Cristoffa al padre. Non ce l'ho su con te, ehm, perché lo so che è una mia scelta averti come padre. Io mi sento bene in questo momento. Nulla può far starmi male. Cioè, lo sento sinceramente a posto, senza rancore. Allora, messaggio di Cristoffa a se stesso. È bello stare con me. Mm. E so che altre persone staranno bene, autenticamente bene con me. Sento la piacevolezza della vita. Lo vedo come se si muovesse come, non so che tipo di pesce è. È un pesce grande, lo vedo che si muove dentro l'oceano e ha proprio la coda, nelle due pinne Mm, separate. mhm. Bellissima questa immagine. Lui è estremamente libero, lento, che si muove nelle profondità del mare. Hai imparato a fischiettare come le balene? Bravo, stavo dicendo quello. Certo.
Beh, la balena è il simbolo della coscienza del mondo, della Terra. Meglio di così. L'immagine finale è questa. Mm. Ok, allora abbiamo finito.